Ti sei mai chiesto cosa succederebbe se mollassi tutto per inseguire i tuoi sogni? Questo video è per chiunque si stia rompendo le maracas della sua attuale vita, per chi si sente che dentro di sé c'è qualcosa di grande, qualcosa che aspetta solo di essere scoperto, per chi vuole assaporare quella libertà che noi tutti cerchiamo, qualunque essa sia per noi. Ho fatto una cosa folle, anzi a dire il vero ne ho fatte tante di piccole follie, però ho imparato tantissimo. Tempo fa ho lasciato un lavoro sicuro, il solito indeterminato, e ho rischiato tutto quanto, e faccio questo video perché so che forse anche tu senti quella voglia di cambiare, di mollare tutto per inseguire qualcosa di tuo. Ma non è facile, of course non lo è. Cioè, se fosse facile lo farebbero tutti, però fidati che si può fare. E fidati di me, credimi che non te ne pentirai. Queste sono le 5 lezioni che ho imparato e spero possano darti quella spinta che stai cercando. Lezione numero 1: fare un passo indietro per poi farne 3 avanti. Le opportunità non sempre ti cadono addosso. A volte, se non arrivano, è perché semplicemente devi andarle a cercare. Ad aprile del 2023 mi sono licenziato da un indeterminato qui a Reggio Emilia, ma lasciami fare un piccolo passo indietro così capisci meglio da dove arrivo. Ho vissuto 2 anni in Asia tra Filippine e Cina e dopo aver finito l'Accademia di Arti Digitali sono riuscito a trovare un lavoro in Cina, tra Shanghai e Lishui, in una startup che faceva fresatura 3D di statue con impianti robotizzati. Era esattamente dove avevo sempre voluto essere. Avevo responsabilità importantine, mi occupavo della comunicazione e coordinavo il team 3D. Poi è successo un imprevisto. Dopo solo un mese di lavoro è scoppiato il Covid in Cina. Cominciavano ad esserci dei movimenti strani e per fortuna sono riuscito a tornare in Italia appena in tempo. Ma tutto era fermo, non potevo tornare lì per un bel po'. Quindi io sono tornato a Reggio Emilia che mi sono ritrovato con meno di 800 euro in banca, perché avevo speso tutto per studiare, viaggiare e vivere tra l'Asia e l'Europa. E tornare a Reggio Emilia dopo tutto questo ovviamente non era bellissimo, cioè ero un po' in depression. Mi sentivo un fallimento e di aver buttato via tutto, come se la vita mi stesse dicendo: ma uè, ma cosa pensavi di fare in Cina? Non sei nessuno, manco c'hai una laurea. Non avevo un sordo, con un amoroso bellissimo, mica potevo portarlo al McDonald's ogni volta. Così in fretta e furia ho trovato un lavoro in una cantina di negozi di riparazione di cellulari, il primo che mi è capitato. Ho iniziato come cassiere, solo che mi faceva schifo e così mi sono imposto a fare il tecnico. Dopo un po' ho iniziato a proporre idee per migliorare la comunicazione del negozio e mi hanno messo poi a fare marketing al brand di franchising. Praticamente abbiamo lavorato al sito, rielaborato l'immagine, fatto contenuti social e addirittura stavamo per partire con un'accademia di riparazione. Però dopo qualche mese lì o mettevo le dita tra i cavi o mettevo le mani addosso a qualcuno. Cioè l'ambiente in sé era carino, che eravamo tutti giovani, certo, ma i non giovani non erano esattamente carini. Cioè, per dire, solo un anno prima ero in Cina in mezzo ai robot a fare brainstorming con i founder e ora qui a spiegare a un cliente di 50 anni che i suoi video privati non erano stati cancellati dal telefono o dire ai miei superiori che se il sito non è studiato bene è praticamente inutile. Or dunque ero frustrato coi clienti, con la situazione, con il fatto che dovevo lavorare 6 giorni su 7 per oltre 10 ore al giorno e guadagnare una miseria. Ero proprio arrabbiato, ma non con loro, cioè con me stesso. Fortunatamente quando sono in questa fase di rabbia, diciamo, vado un po' in modalità sopravvivenza. Ho cominciato a iniziare a cercare corsi, opportunità per tornare nel mio mondo. La tecnologia, quella faiga, però non quella del riparare gli schermi e formattare il PC del signorotto che ha cliccato troppi link sui siti dei monelli. Long story short, ho vinto un bando regionale sulla mixed reality e mi sono buttato a capofitto. Nel frattempo ho imparato Real Engine e ho scoperto il potere di LinkedIn. Ho creato un profilo e poco dopo ho trovato una proposta di lavoro come video editor qui a Reggio Emilia. E ho pensato: faccio 3 di quello che non riesco a fare video. Così ho mandato il CV e dopo poco mi ha contattato uno dei 2 founder, un ragazzo canadese con un'energia pazzesca, con questo accento international, e al colloquio ho sentito esattamente quel vibe che mi mancava tanto. Internazionale, veloce, pieno di entusiasmo, ambizioso, positivo, e ho capito che volevo far parte di quella realtà e fortunatamente poco dopo mi hanno preso nel loro team. Conclusione: tornare in Italia era per me non fare 2 passi indietro, farne 5. Però ero lì, non potevo sicuramente piangermi addosso ed era colpa al Covid. E quando la vita ti mette davanti a un ostacolo, arrendersi è la scelta peggiore. Se le cose non cambiano, forse non sei ancora pronto per attirarle. E per esserlo devi agire, devi aprirti le porte. Fare 2 passi indietro o 5, per poi farne 3 o 10 avanti, non è fallimento, è vita. Noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo. Uno dei 2 founder diceva spesso: siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più. All'inizio pensavo fosse una solita frase motivazionale, ma vivendo l'esperienza nella loro azienda mi sono reso conto di quanto fosse vero. Dopo un po' mi hanno spostato da video editor a social media e insieme al team ci occupavamo dell'intera parte creativa e strategica dei contenuti. Essere circondato da persone appassionate, ambiziose, positive, ha tirato fuori in me lati che non pensavo di avere. E c'è anche
una logica dietro, attenzione, ho letto. A livello neuroscientifico, il nostro cervello è influenzato da ciò che ci circonda attraverso la plasticità neurale. Questo significa che le nostre connessioni neurali si adattano costantemente alle esperienze, agli stimoli e agli ambienti in cui viviamo. Inoltre i neuroni specchio ci aiutano a rispecchiare inconsciamente il comportamento delle persone intorno a noi. È così che ad esempio possiamo iniziare a pensare in modo simile, cominciare ad avere le stesse abitudini o persino condividere emozioni con chi frequentiamo di più. Quindi, se ci pensi, se siamo circondati da negatività, conflitti o apatia, il nostro cervello si allinea a queste vibrazioni. Al contrario, quando viviamo in un ambiente pieno di positività, di gratitudine, crescita, queste influenze si imprimono profondamente nel nostro subconscio, cambiando il modo in cui percepiamo e affrontiamo il mondo. Un esempio concreto su di me: io sono cresciuto in una famiglia non particolarmente positiva. Mio padre ha un concetto di disciplina quasi militare: se sbagli perché sei stupido e se rispondi le prendi. Mia madre è una donna fortissima ma non particolarmente acculturata, e anche lei, essendo una donna filippina delle vecchie generation, è cresciuta con una disciplina un po' medievale, e quindi io ho vissuto praticamente tutta la mia vita entrando in una casa in cui le urla, l'aggressività e l'umiliazione erano una cosa abbastanza normale. Oddio, adesso sembra che io provenga dalle strade, non era così disfunzionale, ma era comunque un'energia negativa. Soprattutto quando sei adolescente, gli scompigli chimici ti fanno sentire tutto in modo molto amplificato, ed è normale. A 17 anni ho avuto la fortuna di poter andare in Inghilterra, a Bradwell, a lavorare. Ho vissuto 2 mesi lontano dai miei, insieme a persone con vite, etnie e culture diverse, esperienze bellissime, pesanti, traumatiche. Quell'energia è stato l'inizio di un qualcosa in me, di una scoperta di come noi ci possiamo fare influenzare dall'energia. E quindi quando sono tornato, i miei ultimi 2 anni delle superiori sono stati migliori, cioè li ho sofferti molto meno. Il nostro subconscio, vedi, funziona come un radar, assimila costantemente informazioni e la tua realtà tende a confermare ciò che credi. Se nutri pensieri negativi, vedrai solo problemi. Se invece alimenti il tuo subconscio con idee di crescita e azioni costruttive, inizierai a notare opportunità ovunque. E nei 2 anni in cui ho lavorato per questi 2 founders, con un team bellissimo e della mentalità improntata alla crescita personale, io sono cambiato. Ho cominciato ad avere la consapevolezza che esiste un mondo chiamato crescita personale, e anche solo la parola consapevolezza, awareness, che è una parola potentissima. Questa parola è il primo passo al cambiamento. Ho imparato la parola gratitudine, l'affermazione, manifestazione, ho imparato l'accettazione. Cioè, prima di questo io ero totalmente ignorante, non le usavo mai queste parole nelle mie conversazioni. Quindi noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più. Se queste 5 persone parlano solo di potenza e del calcio, probabilmente la mediocrità sarà parte di te. Ma quando queste 5 persone hanno fatto grandi cose, lavorano sulla loro disciplina mentale, hanno ambizioni grandissime, allora dentro di te comincerà a smuoversi qualcosa di grande. Conclusione: questa è la chiave del concetto. Le persone che frequenti non solo influenzano il tuo presente, ma modellano anche chi diventerai. Per questo motivo, circondarsi di persone che ti ispirano è uno degli investimenti più potenti che puoi fare per te stesso. Lezione numero 3: non importa quanto ami un progetto o quanto ci credi, se i valori o le visioni dei partner non sono allineati, il progetto rischia di fallire. Durante il mio percorso ho incontrato un amico, un artigiano, una persona meravigliosa, e questo amico era uno dei titolari di un'azienda di carpenteria, e con il tempo ha deciso di implementare il concetto di creare mobili di design dallo scarto del metallo. C'era tutto quello che mi piaceva, la tecnologia, il design, il 3D che mi mancava molto, ma c'era anche qualcosa di più grande. Non era solo una questione di design o tecnologia, era una visione, un'idea che poteva fare la differenza. Perché comprare fast furniture quando puoi trasformare gli scarti in qualcosa di unico e sostenibile? Era un messaggio forte, una sfida al modo in cui consumiamo e produciamo. E c'era anche l'essenza del Made in Italy, l'artigianato, la creatività e la capacità di trasformare il vecchio in qualcosa di nuovo, innovativo, bello. Ciao, mi ero innamorato. E io gli avevo fatto la proposta: mi licenzio, ti aiuto a far crescere la startup, non mi devi dare uno stipendio, facciamo grandi cose e quello che viene fuori ce lo dividiamo. Non dico che mi sentivo pronto per fare una roba così folle, cioè non si è mai pronti, ma mi sentivo carico. Avevo fatto un lavoro della Madonna a livello di testa, avevo imparato tecniche di marketing, mi sono formato in un corso intensivo di brand strategy, avevo delle ottime basi per aiutarlo, e così abbiamo creato tutto: il brand, la strategia, un mini team, abbiamo vinto dei bandi a fondo perduto, reinvestito nella crescita del brand. Siamo andati a fiere di design bellissime tra Dubai e New York, ma con il tempo ci siamo persi. Mettersi in società è come sposarsi. L'ho imparato dopo, ho letto un libro, dovevo leggerlo prima, ma l'ho imparato sulla mia pelle.
Le nostre personalità non andavano d'accordo, andavamo sempre contro con le nostre ideologie. Eravamo l'opposto. C'erano tante cose che non andavano. Io volevo spingere come un cavallo infuriato e non sopportavo più come lui viveva la vita senza preoccupazioni, e lui non sopportava più me e come spingevo idee di cui non sentiva particolarmente bisogno. C'erano ovviamente dinamiche molto più complesse di questa, giusto per dire, l'azienda madre era un'azienda familiare e questo vi dice già tutto, ma non è stato solo quello, cioè è stato proprio la differenza di valori a far sì che ci siamo detti andiamo per strade diverse. Credo che in quel periodo in cui abbiamo fatto questa decisione penso di aver capito cosa voglia dire perdere un figlio. Sì, l'idea era sua, certo, e alla fine lui era il founder, ma ho dato tutto a me stesso. Dormivo in ufficio, davo una mano nella produzione, nell'amministrazione, nella logistica e poi dovevo occuparmi del marketing, ma non lo sentivo pesante. L'ho amato ogni momento di questa esperienza, ma semplicemente non era il mio posto. Quindi non importa quanto ami un progetto o quanto un'idea possa essere bellissima, non importa quanto ci credi o quanto sei disposto a sacrificarti, non importa nulla di tutto questo se i valori e le visioni dei partner non sono allineati e soprattutto se non esiste un sistema ben organizzato, questo progetto è destinato a fallire. Questo non significa che sia stato tempo perso, anzi, ho imparato che non si è mai davvero pronti per qualcosa di grande, ma bisogna buttarsi lo stesso. E ho imparato che ogni esperienza, anche quelle più dolorose, ti dà strumenti e consapevolezza che porterai con te per sempre. Guardandomi indietro, sono grato per tutto quello che questa esperienza mi ha insegnato. Lezione numero 4. Se vuoi vedere il cambiamento nel mondo, devi prima cambiare te stesso. Quando mi sono dissociato da questa startup, ho deciso di investire tutto. Avevo capito che se volevo fare grandi cose non potevo continuare a passare le mie giornate nelle task più operative e fare tutto da solo. Ho investito 10.000 euro in formazione sul marketing perché sentivo che ne avevo bisogno, qualche migliaio in coaching e il resto per costruire un mini team. Gestire piccoli team l'ho fatto ed è una responsabilità importante, ma un altro conto è gestirlo e un altro conto è anche avere la responsabilità di trovare abbastanza soldi per pagarli. Quando i soldi scarseggiano vengono fuori delle paure brutte, una paura che ti divora dall'interno, la paura di non essere abbastanza forte, la paura di pensare posso farla io, non ho bisogno di pagare qualcuno, la paura di chiederti ma sto investendo bene i miei soldi, sto facendo la cosa giusta. Sapete, a volte pensiamo che se noi non siamo qualcosa da piccoli, carismatici, dominanti, determinati, allora non lo saremo mai. E anch'io ho sempre pensato di non essere un alfa, credevo che se non lo ero allora non avrei mai potuto essere un capo. Poi ho scoperto la parola leadership. Essere un leader non vuol dire essere un boss. Ho letto un libro chiamato The 5 Levels of Leadership di Maxwell che parlava dei vari metodi di leadership e lì ho capito che non esiste un solo modo di guidare le persone. Spesso pensiamo che essere leader significhi essere tirannici, imporre regole ferree, controllare tutto, alzare la voce quando serve. Pensiamo che significhi emanare sempre costantemente questa sicurezza impenetrabile e un'energia potente. Ma non è così. La vera leadership non è questo e l'ho visto. Le persone che ti seguono quando ti elevi a tal punto da diventare un punto di riferimento, scusate il gioco di parole, quando cresci abbastanza da poter aiutare qualcuno che non è ancora arrivato dove sei tu, quelle persone ti seguiranno e crederanno in te. Quando lavoravo per i due founders, li osservavo con grande ammirazione. Non erano per niente tirannici, non erano boss, ma leader. Erano estremamente intelligenti, pieni di esperienze, con un'energia positiva, ambiziosa, che era contagiosa e soprattutto si mostravano vulnerabili, umani. Avevano una disciplina che non si fermava al lavoro. Curavano l'attività fisica, prestavano attenzione a quello che mangiavano, investivano costantemente nella loro formazione, non solo nel team, ma nella loro. Cioè, guardandoli, vedevo uno stile di vita a cui io mi sentivo allineato, ma che io stesso non vivevo. Il modo in cui erano ossessionati dalle loro routine positive mi motivava, mi faceva vedere che se volevo crescere e guidare un team, dovevo prima diventare una persona migliore. Ecco perché se ti trovi circondato da persone mediocri, clienti che non ti rispettano, un team che non performa o non capisce quello che chiedi, forse il problema non è l'esterno. Forse è il momento di smettere di guardare fuori e iniziare a guardare dentro. Stiamo attirando le persone giuste. Siamo chiari su quello che vogliamo. Abbiamo la forza e la disciplina di dire forse sono io che non sono bravo abbastanza. Se vuoi vedere il cambiamento del mondo,
devi iniziare da te stesso. Diventa il tipo di persona che vuoi vedere negli altri e ti accorgerai che il mondo intorno a te comincerà a cambiare. Lezione numero 5. Don't be scared of what you can't do now, so much that you don't even give your future self a chance. Questa frase mi piace molto in inglese, ma in poche parole significa: non lasciare che la paura di ciò che non sai fare oggi ti impedisca di scoprire chi potresti diventare domani. Se sono qui oggi è grazie al coraggio di chiedere, osare e fare cose che mi facevano paura. Vivere con i tuoi soli piccoli risparmi senza sapere quando entreranno altri soldi è spaventoso. Chiedere qualcosa e sentirsi dire di no è spaventoso. Buttarsi a capofitto in un qualcosa di completamente sconosciuto è spaventoso. Ma se non chiedi, se non osi, se non ci provi, come puoi sapere come andrà? Non ti dai nemmeno il permesso di spostare lo sguardo oltre al buio. Cioè, guardati dentro e chiediti: è meglio rimanere fermo nella stagnazione totale perché hai paura di qualcosa che forse non sai nemmeno definire, oppure è meglio provarci, imparare, vivere e magari un giorno riuscirci? E se non ci riesci, pensalo come un'esperienza che ti porta un passo più vicino a ciò che vuoi, qualunque cosa sia e qualunque cosa diventerà nel futuro. Ho solo un piccolo extra per te, soprattutto se ti piacciono i videogiochi, i videogame. Pensa alla tua vita come un videogame. Tu sei il protagonista, in prima persona, e il tuo obiettivo è fare level up. Un level up continuo per raggiungere i tuoi obiettivi. A volte comprerai degli assets per diventare più forte, altre volte morirai o fallirai, cioè in questo caso fallirai perché sa, ma solo per tornare più forte, più saggio e magari persino più bello, o più bella o più belli, quello che volete insomma. E devo dire che io mi sto divertendo, mi diverto ogni giorno della mia vita, amo quello che faccio e anche se amo meno le tasse oscene da pagare, amo svegliarmi e dire: bene, ho una responsabilità e adesso mi metto lì, lavoro, testa bassa, col cazzo duro e let's do this. Questo percorso è un gioco e il nostro obiettivo è vincerlo. Oh, bene, basta, perché sennò mi sento un prolisso. Spero che questo video ti abbia dato qualcosa, qualunque cosa. Spero che sia come quei video che guardo e mi pompano di energia, ispirazione, o anche solo un video che non capisco subito, ma che mi entra nel cuore o nel subconscio e piano piano mi cambio. Buone feste a tutti, stay hungry e facciamo di questo 2025 qualcosa di pazzo. Bye.